Ciao a tutti e bentornati nel canale. Nel video di oggi farò un esperimento per cercare di limitare il problema della dispersione termica del forno F1 in prossimità dello sportello. Ricordo che il P134H che vediamo qui è già dotato di un triplo vetro e di una guarnizione in fibra di vetro tutta intorno allo sportello e quindi non abbiamo particolari problemi. Ma con un pannello in acciaio posto sul vetro testerò eventuali benefici nella cottura. Il risultato finale dovrebbe essere simile ad altri forni da pizza professionali. L'utilizzo di una lastra in acciaio inox dovrebbe consentirci una cottura più omogenea e senza neanche il bisogno di girare la pizza a metà cottura. Inoltre sarà una lastra che appoggerò semplicemente sullo sportello, quindi la modifica è totalmente reversibile. Ma vediamo come fare. Innanzitutto dobbiamo crearci la paratia, quindi ho preso le varie misure e mi sono creato questo progetto. Per il momento ne farò uno senza finestra, poi successivamente mi creerò anche una finestra per monitorare la pizza durante la cottura. Ho iniziato utilizzando questo scarto di acciaio che avevo in cantina ed ho quindi iniziato a tagliarlo con delle cesoie per acciaio per ottenere la misura desiderata. Poi con l'aiuto successivamente di un Dremel e mola abrasiva ho poi rifinito grossolanamente il tutto giusto per non tagliarmi. La parte difficile senza avere degli attrezzi specifici è stata appunto la piegatura dell'acciaio, nonostante si tratti della lastra in acciaio più sottile che ho trovato. Ma dopo un po' di pazienza e dopo averlo incastrato in diverse porte e sbarre, sono riuscito a crearmi qualcosa che mi permettesse di appoggiarlo sullo sportello del mio P134H. Il prototipo è pronto per il test, farò quindi delle prove di cottura con e senza paratia appunto per capire se abbiamo o meno degli effettivi benefici. Ho iniziato con un impasto di pizza verace napoletana da 50 ore e 62% di idratazione, impastato come vedete con grilletta monovelocità. Se volete trovate una recensione nel mio canale. Si tratta di un impasto diretto che faccio da tempo con ottimi risultati, anche per questo trovate la ricetta nel canale se volete. Questo tipo di pizza solitamente si stende dall'esterno verso l'interno, come sappiamo, per avere appunto un cornicione molto sottile, ma per capire meglio le differenze di cottura farò un cornicione leggermente più pronunciato. Facciamo una semplice margherita e condisco direttamente sulla pala a barella, anche per questa trovate varie recensioni nel mio canale se volete, e poi inforno direttamente nel forno F1 P134H modificato con controller SmartPid. Come vediamo ho impostato la resistenza superiore sui 530 gradi ed avremo una pizza pronta in circa 50 secondi. Ed ecco qui il risultato finale. Come vediamo abbiamo una cottura molto buona anche in prossimità dello sportello. Purtroppo abbiamo una bolla d'aria che non avevo visto in fase di stesura e quindi non ho schiacciato. E da questa inquadratura possiamo anche notare un'ottima cottura alla base. Facciamo ora lo stesso test inserendo la lastra d'acciaio ed attendiamo che il forno arrivi nuovamente a temperatura. Anche in questo caso ottima maculatura, con dei puntini piccoli e ravvicinati ed anche omogenei, ma notiamo anche uno oscurimento maggiore del cornicione in corrispondenza dello sportello. Quindi anche se di poco sembra ci sia stato un qualche beneficio con l'utilizzo della lastra d'acciaio. Cambiamo ora completamente impasto facendo una contemporanea con canotto, non è più un diretto ma una biga e non è più un 62% ma parliamo ora di un 75% di idratazione. Iscrivetevi nel canale, da breve farò un video dedicato a questo impasto. Anche in questo caso stendo direttamente su pala a barella e faremo un'altra margherita.
Ora avremo una temperatura molto più bassa, vediamo dal display che ho impostato 400 gradi e cuoceremo la pizza per circa 90 secondi. Ed ecco il primo risultato, diciamo non male considerando che non abbiamo girato la pizza durante la cottura, cosa diciamo abbastanza obbligatoria per questa idratazione. Ora stesso test ma con l'astra posta sullo sportello. Anche in questo caso una margherita cotta sempre alla stessa temperatura e stessi tempi. Ed ecco qui le pizze a confronto, anche in questo caso forse un beneficio marginale nella cottura. Quindi il beneficio nell'utilizzare una lastra d'acciaio sullo sportello al momento sembra esserci, anche se non in maniera proprio significativa. Nel frattempo mi sono fatto creare un paio di lastre dal mio amico Andrea che ha gli attrezzi giusti per modellare l'acciaio, quindi sono fatte a regola d'arte. Quelle che vedete qui sono lastre in acciaio inox 810 AESI 304. Se volete farmene fare di simili vi lascio il suo contatto giù in descrizione a questo video. Le ho provate e vanno incastrate alla perfezione e da breve farò anche ulteriori prove anche con queste due lastre per poi successivamente farne anche una versione finestrata ovviamente. E questo è tutto per il video di oggi, lasciami un like, iscriviti al canale e fammi sapere soprattutto con un commento sotto se hai trovato utile questo video e cosa ne pensi. Grazie a tutti per la visione e ci vediamo al prossimo video.